Un cannone da 90 mm, un profilo basso e un motore che ruggisce sotto lo scafo di un carro armato progettato in uno dei paesi più pacifisti del mondo. Sembra un paradosso, e forse lo è, ma in piena guerra fredda, con i T-34 nordcoreani che avanzano e le tensioni che crescono nell'Asia orientale, anche il Giappone doveva essere pronto a difendersi. Così, nel silenzio dei suoi stabilimenti industriali, prende vita il Type 61, il carro armato interamente giapponese progettato dopo la guerra. Un mezzo spesso dimenticato, ma che ha anch'esso qualcosa da raccontare, per cui siete pronti a scoprire perché questo carro, oggi poco considerato, ha rappresentato una svolta storica per l'autodifesa nipponica? Nel caso lo foste, mettetevi quindi comodi, perché in questo video andremo a scoprire tutti i segreti di uno dei mezzi che scrisse una piccola pagina di storia del paese del Sollevante. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il Giappone si ritrovò in una posizione delicata. Da un lato, la sua costituzione pacifista, redatta sotto l'occupazione americana, proibiva l'uso della forza militare per risolvere le controversie internazionali, mentre dall'altro, la crescente tensione della guerra fredda e la vicinanza ai paesi comunisti come l'Unione Sovietica e la Cina rendevano necessaria una forma di autodifesa. Così nacquero le forze di autodifesa dei giapponesi, chiamate anche con l'acronimo JSDF, con l'obiettivo di garantire la sicurezza interna del paese. Inizialmente, queste JSDF furono equipaggiate con carri armati forniti dagli Stati Uniti come l'M4A3 e 8 Sherman e l'M24 Chaffee. Tuttavia questi mezzi, progettati per soldati americani, risultavano spesso troppo grandi per gli standard giapponesi e, con il passare del tempo, divennero anche obsoleti. Inoltre l'esperienza della guerra di Corea aveva dimostrato l'efficacia dei carri armati sovietici T-34-85, evidenziando la necessità per il Giappone di sviluppare un proprio carro armato moderno. Fu così che a partire dal 1954 il governo giapponese decise di intraprendere lo sviluppo di un carro armato nazionale. Affidò il compito alla Mitsubishi Heavy Industries, un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di veicoli militari. L'obiettivo era creare un carro armato adatto al terreno montuoso e alle infrastrutture del Giappone, mantenendo un peso contenuto e dimensioni compatibili con il trasporto ferroviario. Doveva inoltre pesare al massimo 25 tonnellate, peso che successivamente sarà aumentato a 35 per aumentarne quanto più possibile la protezione, ed essere armato con un cannone principale da almeno 90 mm. Lo sviluppo vero e proprio cominciò nel 1955 con il primo prototipo denominato STA-1, consegnato nel dicembre del 1956, seguito da altri tre prototipi, ovvero l'STA-2 nel 1957, l'STA-3 nel 1959 e l'STA-4 nel 1960, ciascuno con miglioramenti rispetto al modello precedente. Dopo quindi vari studi e test comparativi fu scelto, sempre nel 60, il prototipo STA-4 che conseguentemente divenne il modello standard per la produzione, la quale iniziò proprio quell'anno. Con un totale di 560 carri prodotti in 14 anni ad opera della Mitsubishi Heavy Industries, i giapponesi sicuramente non poterono vantarsi di chissà quale capacità produttiva, ma ciò dipendeva principalmente dalla posizione geopolitica della nazione. Lo scopo del carro difatti non fu mai quello di raggiungere grandi numeri produttivi o di essere venduto in massa a paesi esteri. La produzione del mezzo venne interrotta dunque nel 1975 e tutto il processo produttivo venne distribuito in vari lotti, di cui i primi serviranno a produrre le sue versioni standard, mentre negli ultimi vedremo la produzione di varianti aggiornate o leggermente modificate. Passando ora alle sue caratteristiche, partiamo innanzitutto dal suo scafo. Esso era di tipo convenzionale, con il pilota situato nella parte frontale e i restanti membri dell'equipaggio in torretta nel vano di combattimento. Era costruito sfruttando il metodo della saldatura, con una parte frontale inclinata su tre lati e fianchi ben angolati. I vari supporti per attrezzature aggiuntive e vani di stivaggio erano anch'essi saldati sui lati inclinati. Parlando poi del suo impianto propulsivo, diciamo che esso era costituito dal Mitsubishi 12HM21 VT, un motore diesel sovralimentato a 4 tempi con 12 cilindri disposti a V, raffreddato d'aria e disposto verticalmente, e che era in grado di erogare 570 cavalli a 2100 giri al minuto, portando il mezzo ad una velocità massima su strada di 45 km/h che scendevano a 30-35 se si andava in terreni accidentati, dando comunque al mezzo un'autonomia di 200 km. Per ciò che concerne i cingoli e le sospensioni, in questo caso partiamo dalle classiche e rodate barre di torsione equipaggiate di ammortizzatori idraulici, i quali aiutano
aiutano a controllare il movimento delle ruote, riducendo quindi vibrazioni e oscillazioni. Parliamo però adesso di un famoso punto dolente del carro prodotto nel paese del sollevante, ossia la sua protezione. Come già accennato prima, la corazza di scafo e torretta sono state progettate per essere capaci quanto più possibile di deflettere i colpi nemici, essendo quindi state inclinate come nel caso dello scafo o arrotondate come nel caso della torretta. Per essere più specifici, sull'arco frontale dello scafo abbiamo uno spessore massimo di 64 mm che, sfruttando l'inclinazione, acquisiva una protezione, ricordiamo sulla parte sempre frontale, quindi potenzialmente soggetta a più colpi, di soli 73 mm circa. Un valore sicuramente insufficiente a proteggere il carro e il suo equipaggio dal tipo di munizionamento dell'epoca. Per mettervi davanti un piccolo paragone, in un molto ipotetico scontro frontale con un Type 59, il principale carro in dotazione alla Cina in quel periodo, ci sarebbero state pochissime probabilità di sopravvivenza del Type 61 giapponese, poiché il suo avversario si stima sarebbe stato in grado di penetrare 185 mm a 500 metri utilizzando il suo munizionamento standard. La situazione non cambia nemmeno parlando della sua torretta, in quanto con uno spessore massimo di 85 mm si poteva puntare solo sulla speranza di rimbalzare un colpo in arrivo grazie alla forma arrotondata. Il suo armamento principale era costituito invece da un cannone da 90 mm L52, lungo poco più di 4 metri, in grado di sparare vari tipi di munizione ad una velocità di volata media di 910 metri al secondo, e che però mancava di un qualsiasi sistema di stabilizzazione. Una caratteristica iconica di questo sistema d'arma fu indubbiamente il suo freno di bocca a T, capace di disperdere meglio i fumi della canna e ridurre il rinculo. La capacità penetrativa di quest'arma non era niente male considerando il suo calibro. Parliamo infatti di una capacità penetrativa stimata di circa 150 mm di corazza inclinata a 30 gradi a 500 metri. Per quanto concerne invece il munizionamento del suddetto cannone, in questo caso parliamo del proiettile APT, ossia il proiettile perforante contracciante utilizzato per colpire veicoli corazzati, l'HE, ossia il classico proiettile ad alto impatto esplosivo utile contro la fanteria e obiettivi non corazzati, e i proiettili fumogeni utilizzati per occultare la visuale di un possibile nemico. La torretta poteva contenere 18 colpi con ulteriori munizioni stivate all'interno dello scafo. Passando invece all'armamento secondario, diciamo che è il classico presente in tutti i mezzi di questa categoria. Abbiamo infatti la classica mitragliatrice coassiale da 7.62 mm calibro 30 e una Browning M2 HB da 12.7 mm d'uso antiaereo situata sulla cupola emisferica del comandante. Del suo impiego operativo c'è veramente poco da dire, se non quasi nulla, in quanto nel periodo della sua entrata in servizio la guerra di Corea era già finita e, considerando il comportamento del governo giapponese nei confronti dei paesi esteri, il carro non operò mai al di fuori dei confini delle isole nipponiche, venendo col tempo comunque aggiornato implementandogli un sistema di controllo del fuoco, fari ad infrarossi e di lancia fumogeni. Naturalmente, sebbene queste migliorie saranno ovviamente gradite, esse non rivoluzionarono mai il carro, che già negli anni 80 era destinato ad essere affiancato e poi sostituito dai più moderni Type 74 e Type 90, carri nettamente più competitivi nel panorama internazionale. Il Type 61 dunque rappresenta molto più di un semplice carro armato, è il simbolo del primo passo del Giappone verso l'autonomia difensiva nel dopoguerra. Nato in un periodo complesso segnato dalla ricostruzione nazionale e dalle tensioni della guerra fredda, questo mezzo fu il risultato di un equilibrio tra necessità strategiche, limiti tecnologici e influenze americane. Sebbene non fosse un gigante sul campo di battaglia e le sue capacità risultassero presto superate dai più moderni carri sovietici occidentali, il Type 61 assolse con dignità il suo ruolo difensivo. Stazionario sulle isole dell'arcipelago nipponico, servì da deterrente silenzioso, da strumento di addestramento e da banco di prova per un'industria bellica in lenta ma costante rinascita. Oggi il Type 61 è un pezzo da museo, una macchina del passato che racconta una storia di transizione, resilienza e identità militare nazionale. Un carro che, pur non avendo mai combattuto, ha avuto una missione fondamentale, ovvero quella di preparare il terreno per ciò che sarebbe venuto dopo.